Ciao e bentornati nuovamente nel mio canale. Se sei nuovo, benvenuto. Allora iscriviti al canale, clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati nel canale. Regalami un bel like, un po' il pollice alzato e lasciami un commentino qua sotto, anche semplicemente un cuoricino per farmi sapere che sei passato o sei passata. Andiamo su e lasciami anche un bel like, perché l'hype mi serve tantissimo al canale a crescere. Iniziamo subito a sfogliare insieme la mia boutique di dicembre 2025. Abbiamo taglie fino alla taglia 60. Allora, in questa pagina abbiamo i pantaloni che vediamo qua, che sono il numero 01 a 3 stelline su 5, dalla taglia 38 alla 44. Il modello che, come puoi vedere, slancia la figura ed è un po' particolare perché rimane un po' arcuato, come si può vedere dal figurino, e ha un cinturino in vita. Sono molto particolari, devo dire la verità. I tessuti alternativi sono il fresco di lana, gabardine, tweed, panno, velluto rasato, cadì e doppio crepe, tutti elasticizzati, e questo è il figurino. Per quanto riguarda invece la canotta è la numero 02 a 2 stelline su 5 sempre, quindi già da adesso in poi dirò 2 stelline, 3 stelline, ma tu considera che è su 5 ed è un modello che arriva fino alla taglia 44. È una canotta che parte dalla 38, nera, taglio essenziale, resa elegante dal contrasto con questa balza che rimane, come puoi vedere, di un colore diverso, ma tu eventualmente lo puoi realizzare dello stesso colore. Alla maglina puoi sostituire come tessuti il jersey, il felpato, il vellutino, ciniglia, insomma hai veramente una grande rosa di tessuti che puoi utilizzare. Andiamo a vedere gli altri abiti che ci propone. L'abito numero 03 che vediamo qua è un abito molto particolare, anche molto elegante, adatto alle feste. Questo è il figurino numero 03 a 3 stelline, va dalla taglia 40 alla 46, è rosso ma lo puoi realizzare sicuramente anche di altri colori. La particolarità è la spallina, ecco, solo da un lato, quindi ha una spalla scoperta e va a svasare verso il fondo, ma la particolarità più sexy, se vogliamo parlare così, sono le spalle, cioè la schiena tutta scoperta con questo intreccio di tessuti che veramente lo rende molto elegante e soprattutto molto originale. Come tessuti alternativi al crepe de chine, cadì, tela fluida, perché questo è stato realizzato in raso. E qua vediamo il numero 04 che è la camicia che va dalla taglia 42 alla 48 a 3 stelline. È una camicia che ha una coulisse nella parte della vita che puoi stringere a tuo favore, cioè a tuo piacere. È perfetto per un look sofisticato ma anche versatile, se vogliamo. I tessuti sono crepe de chine, cadì, tela fluida, viscosa e crepella, tutti elasticizzati. Pantaloni numero 05 a 3 stelline, dalla taglia 42 alla 48, e questa è una, diciamo, un paio di pantaloni molto particolari. Come puoi vedere sono larghi nella parte esterna e vanno a restringersi con delle pants nella parte dell'orlo. Io sinceramente questi pantaloni non mi piacciono particolarmente, anche perché a me personalmente non starebbero bene. Secondo me stanno molto bene a una persona alta e con un fisico a rettangolo. I tessuti alternativi: rasatello di cotone, twill panno, velluto rasato e tessuto scamosciato, e questo è il figurino. Altri abiti sono moda on stage, li vediamo qua, abiti che uniscono glamour, sartorialità, pensati per catturare l'attenzione. Abbiamo la minigonna che vediamo qua, che va dalla taglia 40 alla 48, è la numero 06 a 3 stelline di difficoltà, caratterizzata da tutte queste pieghe che tirate con chiusura e la cintura in ecopelle e rivetti dorati. Quindi è una gonna molto che ricorda, diciamo, lo stile british. Può essere indossato in questo caso con delle calze un po' velate ma anche coprenti,
eventualmente anche con gli stivali, se vuoi cambiare insomma un po' il look. I tessuti puoi utilizzare una svariata varietà appunto di tessuti, che sono il piedipull, il gessato, spigato, gabardine, panno, rasatello di cotone, poplin, piqué, shantung, twill, insomma abbiamo veramente tante rose, anche in questo caso, di tessuti che possiamo utilizzare. Bellissima è la camicia che vediamo qua, la numero 7, 3 stelline di difficoltà, e va dalla taglia 40 alla 46. Come puoi vedere ha queste maniche a sbuffo che la rendono molto particolare e i pulsini molto alti. La amo particolarmente questa camicia, questo modello di camicia. È avvitata, quindi molto femminile, ha diciamo i bottoni nascosti e ha delle pants nel seno qua che la rendono proprio, fanno in modo che sia bella avvitata e quindi molto femminile. I tessuti che puoi utilizzare sono la tela di cotone, piqué, panama, leggero denim, rasatello, denim shantung, poplin, tutti elasticizzati. E qui invece abbiamo la gonna, questa gonna che è un po' particolare perché è una gonna che rimane asimmetrica. La vediamo qua nel dettaglio, è la numero 09 a 2 stelline su 5, dalla 38 alla 44, effetto portafoglio, vita alta, taglio asimmetrico come ho detto prima, ed è molto femminile, rimane corta ma tu eventualmente la puoi anche allungare volendo. Il cinturino è alto, rimane alto, particolarmente adatto a chi ha un fisico a clessidra e un fisico a pera, ma soprattutto a clessidra. Qui stanno veramente molto bene le gonne alte. È abbinata alla maglia che vediamo proprio qui. La maglia è la numero 08 a 2 stelline di difficoltà, maglia che va dalla 40 alla 46, morbida, il collo è a cratere, le maniche rimangono molto ampie, linea minimal ma d'effetto con un tocco futurista, da portare dentro i pantaloni a vita alta oppure dentro appunto la gonna, come in questo caso. Mentre qui abbiamo questo abito che mi piace veramente tantissimo, non è neanche difficile da realizzare perché ha 2 stelline di difficoltà del numero 10, va dalla taglia 40 alla 46, caratterizzato da questo bel scollo a V, maniche a 3/4 e rimane corto. Ovviamente, come ti dico sempre, puoi aumentare la lunghezza se sai modificare un minimo i cartamodelli, ed è veramente molto carino, mi piace veramente tanto. E per realizzarlo ti serviranno dei tessuti elasticizzati tipo il jersey, il leggero velluttino, ciniglia. L'importante è che siano elasticizzati, glitterati, laminati, insomma ti puoi sbizzarrire per realizzarlo per le feste, ma non solo, secondo me, perché questo realizzato in un tessuto così sobrio anche come questo, ma anche un nero, un grigio, lo puoi utilizzare anche per andare a lavoro. Andiamo a vedere gli altri abiti che ci propone questo mese la mia boutique. Vediamo questa giacca molto particolare, mi piace molto, è la giacca numero 11, ha 3 stelline in difficoltà, quindi media difficoltà, va dalla taglia 40 alla 46, come puoi vedere ha le maniche ampie e facili da annodare sulla parte davanti, quindi c'è questo nodo nella parte del davanti. Puoi utilizzare anche 2 tessuti di colore diverso per realizzare varie giacche di diverso tipo e quindi con lo stesso cartamodello puoi realizzare anche vari cartamodelli modificando alcune sue parti, come ti dico sempre. I tessuti sono scamosciato, rasatello, damascato, velluto, bouclé, lana cotta, frisottina. Veramente possiamo usare veramente tantissimi tessuti. E poi andiamo a vedere i pantaloni, che sono il numero 12, sono a 3 stelline di difficoltà, dal taglio sartoriale con pence e risvolto nella parte del fondo. Ovviamente il risvolto lo puoi fare o non fare se ti piace il modello, rimane un po' svasato come vedi alla caviglia. Si usano moltissimo i pantaloni un po' svasati, un po' a zampa di elefante in questo periodo, e lo stile, infatti è lo stile anni 70 che a me piace veramente tantissimo. Ti faccio vedere anche la giacca da vicino e ti faccio vedere anche il figurino della giacca perché me l'avete richiesto. Ok, andiamo a vedere gli altri abiti. Abbiamo l'abito numero 13 a 3 stelline su 5 sempre, taglia dalla 42 alla 48, elegante, con questo bellissimo bustier
ti faccio vedere sia il figurino che il bustier, che è veramente bellissimo, anche questo adattissimo alle feste, una bella festa, è veramente l'abito stupendo. È tagliato in vita e va ad ampliarsi con questa bellissima gonna molto ampia, che è veramente molto femminile. Lo stile è anni 50, che a me personalmente sta benissimo, starebbe benissimo questo modello. La schiena rimane nuda e il tulle interno sostiene la gonna ampia. Puoi utilizzare al raso il velluto rasato, il cadì, il doppio crepe, frisottina, gabardine, taffetà, e al tulle puoi sostituire l'organza. Veramente un abito stile Grace Kelly, veramente meraviglioso. Qui invece abbiamo una maglia. Anche questa la vediamo nel dettaglio, il figurino lo troviamo qui, la numero 14 a 2 stelline, va dalla taglia 38 alla 44, rimane molto leggera, caratterizzata da questa coulisse nella vita che puoi regolare con uno nastrino. Le maniche rimangono lunghe, ma anche queste le puoi modificare a tuo piacimento, e lo scollo rimane un po' a barchetta, non è a barchetta, comunque è bello largo, mi piace molto tra l'altro. Puoi utilizzare un tessuto così molto particolare come questo, diciamo che è un argento, ecco, magari per le feste, ma puoi realizzarlo anche in altri tessuti come il jersey garzato o felpato, il vellutino di ciniglia o il lurex. L'importante è che siano leggermente elasticizzati. Mentre qui abbiamo un cappotto, il cappotto numero 15 a 3 stelline di difficoltà, va dalla taglia 38 alla 44 ed è un cappotto, come puoi vedere, un classico, un cappotto che non ha, diciamo, nessun tipo di chiusura nella parte centrale, infatti ha 3 stelline, quindi per essere un cappotto è di facile realizzazione. I cappotti sono i capi, uno dei capi più difficili da realizzare, in questo caso invece è semplificato anche per chi vuole cucire un cappotto e non è bravo, diciamo, con la sartoria. È chiuso appunto in vita da una bellissima cintura realizzato con lo stesso tessuto con cui è stato realizzato il cappotto, quindi ritengo che sia estremamente chic ed estremamente adatto a tutti i tipi di fisico, perché veramente è stupendo, rimane bello lungo, di un'eleganza unica e senza tempo. Come tessuti puoi utilizzare esclusivamente il tessuto doublé in questo caso, quindi mi raccomando. Qui invece abbiamo l'abito che è il numero 16 a 2 stelline, rimane, come puoi vedere, abbastanza accollato. A me non piacciono molto accollate sia le maglie che i vestiti, quindi io lo farei più scollato, ma tu, ti ripeto, lo puoi modificare. E le maniche sono sono corte, non a 3/4, più corte, le puoi allungare volendo e rimangono un po' larghette. Linea a sacchetto con borchie argentate nella parte del davanti che formano questo disegno. Indossate con le calze coprenti, stanno veramente molto bene. Se non ti piace perché rimane troppo corto, lo puoi eventualmente allungare. Comunque i tessuti che puoi utilizzare sono ecopelle, poi per esempio glitterati, elasticizzati, comunque tutti, oppure tessuti come il jersey sfelpato, il vellutino di ciniglia, elasticizzati aggiungendo ovviamente gli orli. E il collant, accessori consigliati sono il collant tono su tono. Assolutamente, perché se utilizzi un colore che sia identico al vestito sembrerai otticamente più alta. I consigli di moda di Cristiana. Andiamo avanti, quindi seguimi anche per qualche consiglio di moda che ti do. E qua abbiamo invece una giacca, la vediamo qua, è la numero 17, 3 stelline di difficoltà, va dalla taglia 38 alla 44, aderente, e quindi rimane bella avvitata, e poi è caratterizzata dalla cintura in vita, alla vita alta tra l'altro, vita alta. E la giacca ha tante, diciamo, pens sia nella parte del dietro che del davanti che la rendono bella avvitata e quindi molto femminile. E puoi utilizzare come tessuti anche ad esempio il principe di Galles, il piedi pull diagonale, rigato, oppure il gabardine, twill, diagonale, crepe, cadì, grasatello. Puoi veramente utilizzare veramente tantissimi tessuti diversi. Ed è abbinato ai pantaloni
che vediamo qui, questo è il figurino, sono il numero 19. I pantaloni sono un po' difficili, paradossalmente i pantaloni sono più difficili perché sono a 4 stelline rispetto alla giacca. Sono pantaloni classici che non passeranno mai di moda, te lo dico io. Sono caratterizzati da una cintura in vita e da una patta, cerniera e patta sul davanti. Hanno varie pants nella parte del davanti, ovviamente anche nella parte del dietro, e sono cuciti sia nella parte davanti che nella parte del dietro, nella parte centrale. Sono dei pantaloni che hanno un risvolto e sono molto eleganti. Questi pantaloni, stai tranquilla che a meno che non cambi taglia, questi pantaloni li potrai sfruttare tantissimo e non passeranno mai di moda, perché la moda elegante ha questa caratteristica e particolarità che non passa mai di moda. Tessuti alternativi: principe di Galles, piede pull, diagonale rigato, oppure tinta unita del Gabardine tweed diagonale, crepe cadì, rasatello, velluto rasato e shantung. Ed ecco qui il tailleur. Andiamo avanti a sfogliare la nostra bellissima rivista e qua vediamo la camicia. Eccola qui nel dettaglio, la camicia la numero 19, ha 2 stelline di difficoltà, va dalla taglia 38 alla 44, rimane molto leggera, rimane a sacchetto, cioè molto larga, non è avvitata, e anche le maniche sono lunghe e larghe, e anche il polsino, come puoi vedere, è molto ampio, cioè molto alto e ampio. Poi l'altra particolarità è la chiusura, che non è al centro ma è di lato, con asole e bottoni. E poi altra caratteristica ancora è la parte del dietro, che qua non lo vediamo se non nel figurino, che rimane larga, ecco, molto ampia, ed è veramente molto carina anche questa, molto particolare. Si può indossare come in questo caso con i pantaloni, ma è comunque un capo versatile che si può portare sia all'interno che all'esterno dei pantaloni. Come tessuti: battista, piché, tela, rasatello di cotone, shantung, taffetà, tutti leggermente leggeri e tutti elasticizzati. Questi sono tutti i modelli, alcuni li dobbiamo ancora vedere, eccoli qua. Non so se vogliate vedere anche i modelli interni. Relax time, abbiamo la K, e questa qui, la K è la numero 20, ha 3 stelline di difficoltà, va dalla taglia 40 alla 46, foderata con alamari che la rendono veramente molto elegante e stupenda, perché al posto delle maniche, cioè qui escono proprio le maniche, quindi molto facile anche da indossare, è comoda, e taglio è fluido, e ha questa mantellina che rimane sovrapposta, che veramente ricordano una fiaba, non lo so, è una mantellina che è un po' all'antica e mi piace veramente molto, forse anche per questa. La puoi indossare sia con i jeans, abiti mini. È un capo che parla di eleganza d'altri tempi. I tessuti alternativi sono il loden, spigato, piede pull, diagonale, velluto, tweed, e poi un altro tessuto Knickerbocker, che sinceramente, devo dire la verità, non avevo mai sentito fino adesso. E poi qui invece abbiamo un abito che ha 4 stelline, il numero 21, va dalla taglia 40 alla 46. Come poi vediamo, tono su tono, il corpino rimane aderente, le maniche rimangono molto ampie e la gonna mezza ruota, e gioca sulle trasparenze e i volumi. Quindi i tessuti che sono stati utilizzati sono diversi, uno Georgette e l'altro è la maglia compatta, e puoi utilizzare anche altri tipi di tessuto, comunque jersey felpato, il vellutino, ciniglia, insomma puoi utilizzare anche tessuti diversi. È tagliato in vita e va ad allargarsi verso l'orlo, quindi rimane bello morbido all'orlo e quindi veramente molto molto femminile. Questo lo puoi abbinare anche ad una cintura. Qui invece abbiamo, vediamo un po', la giacca che ha 3 stelline di difficoltà, la numero 22, va dalla taglia 40 alla 46, rimane monopetto, vedi, infatti ha solo un bottone nella parte del davanti, è una classica giacca che potremmo dire stile British, rivisitato con gusto contemporaneo, abbinato con denim oppure con pantaloni che richiamano il tessuto della giacca, come in questo caso. I tessuti alternativi sono principe di Galles, gessato, spiegato, piede pull, panno, gabard, twill,
che chi ne ha e più ne metta. Poi invece in questa pagina vediamo questa bellissima gonna. Te la faccio vedere da vicino perché ne vale veramente la pena, è una gonna veramente elegantissima. È la numero 23 a 3 stelline, la gonna va dalla 38 alla 44, come puoi vedere rimane a vita alta, quindi elegantissima. Questa gonna può essere indossata a seconda anche del tessuto che utilizzerai, sia tutti i giorni, se sai osare, oppure anche utilizzata per esempio un tessuto particolarmente elegante, prezioso, anche per le feste, quindi per una festa, anche per Capodanno. Le pence tra l'altro sul davanti fanno sì che rimanga bella avvitata e poi va ad allargarsi verso l'orlo e quindi rimane bella larga e molto molto femminile, esaltando la silhouette con naturalezza. I tessuti cadi opaco, velluto, panno, gabard, diagonale, denim e bouclé, è veramente stupenda. Qui invece abbiamo un moda per style, abbiamo qua la felpa, vediamola qui, che è la numero 24 a 2 stili di difficoltà, taglia dalla 40 alla 46. Te la faccio sempre vedere da vicino, ha una lampo sulla spalla, la vediamo qui, rimane con le maniche scese, un po' arricciate, vedi qui, belle ampie e chiuse da un polsino. Non è di difficile realizzazione, assolutamente, arriva fino alla taglia 46, quindi possiamo vestire veramente tantissime taglie. Il tessuto è un po' particolare, se sei un po' sovrappeso te la sconsiglio questo tipo di tessuto perché potrebbe aumentare i volumi, cioè otticamente i tessuti, il colore dei tessuti, ma anche le fantasie sono molto importanti quando scegli un capo, perché possono influire sulla vestibilità, cioè sul come poi il capo andrà a finire, a terminare, a stare nel vero senso della parola. La felpa quindi puoi utilizzare anche per esempio un tessuto di raso, un cadì, un crepella, matelassé, maglia in jersey, garzato, felpato, un pile, ciniglia, puoi veramente sbizzarrirti. Quindi in quel caso io ti consiglio un tessuto che sia più sobrio, un tessuto magari anche tinta unita, poi puoi giocare anche con l'utilizzo di tessuti di colori diversi. Qui abbiamo invece i pantaloni numero 25, sono a 2 stelline di difficoltà, va dalla taglia 42 alla 48, rimangono a palazzo, questi sono i miei pantaloni preferiti, chi mi conosce lo sa, sono a 2 stelline, hanno la cintura con elastico, quindi facilissimi da non solo da realizzare ma anche comodi da indossare, e come puoi vedere è stato utilizzato un tessuto molto particolare, lo stesso che abbiamo visto per quanto riguarda la felpa. E con i pantaloni così ampi possiamo osare con i tessuti, ecco perché a me piacciono molto, perché puoi utilizzare anche tessuti molto particolari, perché non rimangono aderenti, quindi non mettono in risalto le forme. Quindi in questo caso possiamo, paradossalmente sembra strano, ma possiamo osare di più. Quindi comfort e glamour si incontrano. Tessuti alternativi, jersey garzato, felpato, maglia compatta e vellutini di ciniglia, tutti elasticizzati. Andiamo a vedere cosa ci propone. Abbiamo il parka, eccolo qua, è il numero 26 a 3 stelline di difficoltà e va dalla taglia 42 alla 48. Ed eccolo qua, come puoi vedere anche un bellissimo cappuccio, è a 3 stelline di difficoltà, ampio con cappuccio staccabile tra l'altro e chiusura magnetica, caldo, pratico e dal colore deciso. Perfetto per affrontare l'inverno con stile. Tessuti alternativi che puoi utilizzare sono il velour, il bouclé, il velluto, il twill, diagonale, spiegato, gessato, piede pull e chi più ne ha più ne metta. E rimane bello dritto, lo vedi? Però puoi eventualmente abbinarci anche la cintura volendo. Un cappotto tra quelli che io amo di più è questo che vediamo qua, ha 4 stelline, i cappotti come ti ho detto prima sono di difficile realizzazione, anche perché in questo caso abbiamo il revers. Il revers non è tanto facile da realizzare. È il numero 27, da taglia dalla 40 alla 46, doppio petto con cintura in vita e cucitura decorativa. Elegante, senza tempo, definisce la figura con sobrietà
capo quindi classico con questa cintura in vita molto molto elegante, io adoro veramente, con le tasche, come puoi vedere, 2 tasche, che forse anche questo lo fa difficile, quindi se lo vuoi realizzare, diciamo, realizzarlo in maniera più facile, non fare le tasche, fallo semplice, ok? Magari sei all'inizio, non complicarti la vita, inizia senza tasche, se non le sai realizzare. Se non sei andata a scuola di sartoria, fatelo, prova. Questo è un consiglio che io ti do, fai come ho fatto io. Mettici il cuore, ma mettici anche il coraggio, perché per cucire all'inizio ci vuole coraggio. Coraggio di cucire anche un qualcosa di più difficile. Magari fino adesso hai cucito tutti capi facili. Buttati, buttati, buttati. All'inizio sbaglierai, pazienza. Poi diventerai sempre più bravo. I tessuti alternativi, velluto, velluto bouclé, bottonato, diagonale, spigato e piede pull. Ecco qua, andiamo avanti e vediamo il cappotto, che è il numero 28. Anche questo è di difficile realizzazione perché ha 4 stelline, va dalla 46 alle 52, quindi qua abbiamo le taglie più la moda curvy, ampio, morbido, con chiusura nascosta, caldo come un abbraccio, raffinato come un dettaglio di stile. Perfetto look, per look sofisticati. I tessuti, allora in questo caso deve essere realizzato esclusivamente col tessuto sovraindicato. Quindi non si può utilizzare con altri tipi di tessuti, quindi tessuto diciamo tipo pelliccia, ok? Una pelliccia ecologica, lo puoi realizzare in questo modo. Mentre qui abbiamo un vestito, intanto ti faccio vedere il figurino, e qua invece abbiamo un vestito, ecco qua, perché mi ha chiesto, spesso mi chiedete di farvi vedere i figurini, ed ecco qua, accontentati. È il numero 29, ha 2 stelline di difficoltà, va dalla 46 alla 52, trapezio, vedi che va a allargarsi verso il fondo, lo vediamo qua, con delle tasche, io le tasche non le farei, bella scollatura V, le maniche a giro, belle lunghe, che le maniche le puoi accorciare se non ti piacciono così lunghe, il vestito non ti piace così corto, allungalo, non ti piace così lungo, accorcialo. Insomma, vuoi veramente utilizzare lo stesso cartamodello creando, diciamo, modelli diversi e quindi magari utilizzando tessuti diversi, a quel punto crei anche dei vestiti diversi, anche se stai utilizzando lo stesso cartamodello. Come tessuti, maglia imitazione panno, maglia imitazione camoscio, jersey felpato, garzato, vellutini di ciniglia e tecno, tutti elasticizzati. Andiamo avanti, abbiamo sempre tagli più, questa bellissima maglia e questo bellissimo abito. La maglia numero 30 ha 2 stelline di difficoltà, quindi non è difficile, è una bellissima maglia, guarda che forma, proprio una forma a uovo, e ha uno scollo che secondo me è tra i più belli, perché è un bello scollo che veramente puoi indossare con dei foulard, veramente bellissimo, e va dalla taglia 54 a 60, linea a pera e grande tasca laterale. Anche in questo caso la tasca la puoi realizzare o meno, dipende, da indossare con i pantaloni slim o gonne morbide. I tessuti che puoi utilizzare sono il jersey, licra, ciniglia, tutti elasticizzati. E poi abbiamo un classico tubino. Questo è il classico tubino, quello che troviamo in tanti numeri di La Mia Boutique è senza tempo. È senza tempo. Questo tubino chiaramente te lo puoi creare o comunque puoi mettere da parte il cartamodello per farlo anche in estate o in primavera, indossato con un cardigan, indossato con una giacca stile Chanel, veramente stupendo. Ha delle pants che partono dal seno e arrivano fino all'orlo. È corto, fallo più lungo, lo vuoi è troppo lungo, fallo più corto, come ti dico sempre. Modifica, 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 anche in questo, buttati, buttati, buttati. Anche lo scollo, non ti piace così accollato? Fallo più scollato, prova.
prova e provando che si impara. L'abito quindi è sbracciato, come possiamo vedere, numero 31. È un po' difficilotto perché ha 3 stelline, vabbè, perché comunque per realizzare un tubino comunque ci vuole un po' di esperienza. Ideali per l'ufficio, per una serata elegante. Tessuti, frisottina, velluto rasato, panno, crepe, crepella, cadì, rasatello, tutti elasticizzati. Ed ecco qua altri modelli bellissimi, sempre taglia curvi. Guarda, i pantaloni sono facilissimi. Questi pantaloni sono il numero 32, a una stellina, ragazzi, una stellina. Ed eccoli qua in tutta la loro beltade, perché sono molto particolari. Io questi me li voglio fare, te lo dico. Vorrei portare nel canale nuovamente un po' di sartoria. Sicuramente a molti di voi manca la sartoria, perché volevo concentrarmi soprattutto e specialmente al cucito creativo. Continuerò a farlo, però a molti manca la sartoria, quindi la confezione. Questi sono particolari perché hanno l'elastico in vita, però guarda la particolarità, il cinturino è altissimo, non li avevo mai visti. Allora scrivimi nei commenti se li avevi già visti, perché ogni volta capi già visti, capi poi tra l'altro vorrei fare anche un discorso sulla mia boutique e vorrei parlare bene di queste riviste, perché ogni volta, qualsiasi rivista io mi metta a sfogliare, mi ripetete sempre le stesse cose. Modelli già visti, modelli del 1978, 1980, cioè vi rendete conto che non si trovano più i modelli del 1980? Cioè, se voi avete iniziato negli anni 70 a cucire, ci sono tanti giovani, perché sì, ci sono tanti giovani anche oggi, o quarantenni o cinquantenni, che i modelli, scusate la polemica, ma i modelli degli anni 70 non ce li hanno, non ce li hanno, come non ce li ho io. Io non ho i modelli degli anni 80, erano bellissimi, erano perfetti. Ragazzi, a parte che qua ci vorrebbe tutto un discorso psicologico, che tutto quello che riguarda la nostra fanciullezza, la nostra quando eravamo giovani, noi lo ricordiamo comunque sempre con nostalgia ed è sempre così e sarà sempre così, ma non solo per la moda, ma anche per quanto riguarda la musica e via dicendo. Quindi io voglio sapere da voi nei commenti, cioè avete mai visto un paio di pantaloni così? Con la vita alta e l'elastico in vita? Non parlatemi di vita alta e la cerniera, perché mi sa che la cerniera qui non c'è. Comunque, io non li avevo mai visti. Comodi ma anche con stile da abbinare all'abito coordinato prefetto John Seat. Sì, vabbè, sono bellissimi. Tessuti alternativi, cadì opaco, tweed, panno, gabardine e cadì tutti elasticizzati. Guardiamo all'interno del giornale. Guarda, non ha cerniera lampo. Se tu l'hai trovato questo modello nel 1976, cioè voglio dire, io non ce li ho i modelli, i giornali del 1976 e vorrei avere anche io la possibilità che non cucivo negli anni 80, negli anni 90, forse ho iniziato negli anni 90, fine anni 90 ho iniziato a cucire, voglio dire anche io voglio avere la possibilità di poterli confezionare e se tu hai i modelli del 1920 è un grande egoismo perché non permetti anche a noi giovani che abbiamo iniziato più tardi e non abbiamo determinati modelli di poterli avere, tanto la moda passa, lo stile resta, come diceva Coco Chanel, quindi gli stessi modelli, puoi cambiare qualche cosa, però sono sempre quelli. Ok, scusate la polemica, ci faccio un video a parte su determinati tipi, non voglio per non togliere tempo alla mia boutique. Andiamo avanti. Allora, il giaccone, lo vediamo qua, il numero 33, ha 3 stelline su 5 di difficoltà, taglia dalla 46 alla 52, alto collo alla coreana e tasche applicate. Vedi, i bottoni sono molto particolari, sono dorati. I tessuti alternativi sono il tweed, bouclé, diagonale, spiegato, piedi pull, velour e velluto. Ha delle belle tasche nella parte del davanti che sono diciamo rotondeggianti, molto molto carine. Secondo me queste invece fanno proprio la completano diciamo il giaccone, che è veramente molto bello e veramente molto molto elegante. Mentre qui cosa abbiamo? Abbiamo il cappotto, un altro cappotto, questo qui che è il numero 34, ha 2 stelline di difficoltà, taglia dalla 46 alla 52, taglio a kimono, dettagli profilati in maglia, linea morbida e chic. E abbiamo come tessuti, possiamo utilizzare il tartan, il gessato, spiegato, piedi pull, principe di Galles, gabardine, tweed, piqué, panama, rasatello di
misto cotone, cadì opaco e velluto. Mentre qui abbiamo un abito che è veramente molto molto elegante, un abito che ti consiglio, che puoi indossare, comunque di confezionare per le feste. Veramente bellissimo. Come puoi vedere, la caratteristica non è tanto la parte del davanti, che è un classico tubino, ma la parte del dietro, che ha questo profondo scollo, schiena, tenuto da queste lacci. L'abito è il numero 35, ha 3 stelline di difficoltà, dalla 46 alla 52, super aderente. Ovviamente se non lo vuoi così aderente lo puoi fare di una taglia o 2 taglie più grandi, se lo vuoi morbido. Questo è un consiglio che ti do. È veramente un abito sensuale, ma nello stesso tempo anche molto raffinato. Perfetto per serate in cui vuoi sentirti protagonista, qua ci dice, e sono assolutamente d'accordo. I tessuti alternativi: maglia, jersey felpato, vellutino di ciniglia, ecopella o similari, tutti elasticizzati, ovviamente perché comunque l'abito rimane aderente. E qui abbiamo le anticipazioni del numero di gennaio, che sarà in edicola il 30 di dicembre. Abbiamo terminato di sfogliare insieme la mia boutique di dicembre 2025. Fammi sapere quali sono gli abiti che ti sono piaciuti di più, fammi sapere nei commenti, voglio veramente vedere tanti commenti anche sulla critica che ho fatto. Ti regalami un bel pollice alzato, un bel like e un commento, anche semplicemente un cuoricino, per farmi sapere che sei passato, sei passata. E noi ci vediamo al prossimo video. Buon cucito sartoriale e a tutti, e al prossimo video. Ciao, un bacio!